Buongiorno e benvenuti a tutti e a tutte a questo nuovo tutorial. Oggi parleremo di colonne, di righe, come inserirle nel foglio di lavoro, come eliminarle, come aggiungere delle celle alle nostre serie. Prima di guardare questo, però, vi ricordo che questo tutorial fa parte di un corso completo di Excel presente qui su questo canale, quindi se qualcuno vuole seguire completamente il corso, che parte dal livello del principiante fino ad arrivare all'esperto, può seguirlo tranquillamente, basta iscriversi, l'iscrizione è gratuita. Detto questo, ci trasferiamo sul mio computer, così guardiamo che cosa dobbiamo imparare oggi. Allora, iniziamo utilizzando una funzione che abbiamo già visto nel precedenti tutorial, ad esempio quello di poter costruire delle serie aiutati da Excel. Ad esempio, nell'altro tutorial abbiamo visto che se noi scriviamo il nome del mese e estendiamo la cella, anche solo fino a qua, vengono costruiti tutti gli altri mesi dell'anno, stessa cosa andando giù. Questo perché? Perché Excel conosce i mesi dell'anno e conosce anche le settimane, ovviamente. Quindi se noi mettiamo lunedì e andiamo a estendere lunedì in questo senso qua, verrà costruita la settimana. Stessa cosa se lo facciamo con le colonne, questa è una cosa che avevamo già visto, ma mi serve costruire questo file per farvi vedere altre cose aggiuntive. Se invece noi lo spostiamo qui a sinistra, ovviamente ehm, torna indietro. Stessa cosa se lo prendiamo e andiamo verso l'altro, si può partire da ogni giorno. Stessa cosa per i mesi, ovviamente. Vi voglio solo far vedere un'altra cosa, che se noi mettiamo ad esempio invece di un solo testo, tipo gennaio oppure lunedì, martedì, quindi i giorni della settimana, ma mettiamo un testo come vogliamo, tipo ad esempio lezione, e poi ci mettiamo 1, ecco che cosa succede se noi andiamo a stirare la cella, quindi con questo quadratino verde. Ecco che Excel capisce che noi vogliamo costruire una serie, quindi faremo lezione 1, 2, 3, 4, 5, avremo una numerazione. Stessa cosa ovviamente se lo vogliamo fare a destra, e sempre con la stessa funzionalità che abbiamo visto prima. Vabbè, qui da 1 parte da 0 e poi riparte da 1, con la stessa funzionalità di prima, quindi dei mesi dell'anno o dei giorni della settimana. Adesso vi faccio vedere come noi possiamo inserire delle colonne e che cosa succede inserendo delle colonne oppure cancellando delle colonne o delle righe. Allora, prendiamo questa colonna J dove c'è scritto maggio, la selezioniamo, cliccando sopra il nome delle colonne si prendono in selezione, quindi la selezione di tutta la colonna. Se noi andiamo qui su inserisci e clicchiamo, noi possiamo usare il comando inserisci colonne. Vediamo cosa succede. Ecco fatto. È stato inserito nella colonna J una colonna che è attualmente libera. E cosa è successo alle altre colonne? Tutte le altre colonne si sono spostate, quindi sono state shiftate sulla destra, quindi il loro contenuto è rimasto inalterato, però abbiamo costruito, diciamo, una nuova colonna. Se noi volessimo ad esempio selezioniamo due colonne e andiamo su inserisci colonne,
Ecco che abbiamo inserito due colonne, quindi a secondo di quante colonne noi clicchiamo per l'inserimento, ehm, le colonne già presenti vengono spostate sulla destra. Stessa cosa, stesso ragionamento lo possiamo fare per le righe. Selezioniamo ad esempio due righe, anzi, inserisci, inserisci righe. Ecco che qui abbiamo inserito altre due righe. Vi faccio notare che quando si mette inserisci viene messa una nuova riga e viene tutto shiftato verso il basso. Se noi mettiamo una colonna viene tutto shiftato verso destra perché le colonne si aggiungono andando da sinistra verso destra, diciamo sono infinite o quasi. Stessa cosa, il ragionamento per le righe vanno sempre verso il basso. Alla stessa maniera, se noi vogliamo eliminare ad esempio questa colonna qui, la selezioniamo e andiamo su elimina, elimina colonne foglio. Ecco che non ci sono più due colonne libere ma una sola colonna e tutto il contenuto di tutte le altre celle si è spostato verso sinistra. Vogliamo riunire febbraio con marzo, togliamo questa colonna, elimina, elimina colonna e abbiamo riunito. Stessa cosa, qui possiamo riunire ad esempio il contenuto, elimina, elimina righe. Con lo stesso ragionamento si possono andare a modificare anche le singole celle, quindi possiamo eliminare o aggiungere una singola cella. Ammettiamo che noi a questa serie vogliamo aggiungere proprio qua in basso una cella, proprio in questo spazio qui, noi la selezioniamo, invece di andare su elimina andiamo su inserisci, inserisci celle. Adesso qui vi faccio vedere che esce fuori una casella, diciamo, a selezione multipla dove noi possiamo andare a fare delle scelte. Allora si può spostare la cella a destra, quindi aprire verrà spostato in questo spazio qua e verrà tutto shiftato praticamente sulla destra. Ecco, in questo caso tutto si sposterà sulla destra. Torniamo indietro. Oppure possiamo fare inserisci celle, spostare la cella in basso. Adesso le proviamo tutte per vedere come funzionano. Spostare la cella in basso. Oppure possiamo fare inserisci, inserisci celle. Noi possiamo anche inserire anche qui una riga intera, anche se abbiamo selezionato una singola cella. Oppure possiamo sempre inserire inserisci celle, una colonna intera. Un altro comando presente su questa zona qui delle celle è inserisci foglio. Questo comando qui, inserisci foglio, l'avevamo già trovato, però era qui. Noi possiamo inserire foglio aggiungendo qui con il più, però se siamo un po' distanti da questo più e siamo col mouse più da queste parti, possiamo utilizzare questo inserisci foglio. Ecco fatto. Ha inserito un foglio 2. Ovviamente, come abbiamo visto, lo possiamo tranquillamente trasportare. Foglio 1, foglio 2. Quindi con questo tutorial abbiamo visto come poter aggiungere righe, colonne, celle oppure cancellarle da un foglio di Excel. Per questo tutorial è tutto, un saluto e al prossimo tutorial.